Le armi nucleari sono una copertura per mantenere la paura? Un caro saluto e grazie di essere su Canal 104 Plus. Prima della traduzione del video, per chi ancora non è a conoscenza, invito a scorrere il fornito indice alfabetico e prendere visione delle voci. Truffa della paura nucleare, Truffa della paura nucleare sequel e Bomba atomica, ma saranno state vere le immagini? Bomba atomica. Quale bomba atomica? Secondo gli scienziati sottopagati degli USA, la bomba atomica esplose nel 1945 esattamente in questo modo. Quando nuovi anelli di proiettili fatti da 30,5 kg di uranio pesante 235 vengono spinti meccanicamente e poi pressati meccanicamente in 6 anelli target, quindi 30,5 kg di uranio 235 spinti tramite il proiettile a disco in carburo di Wolfram, con la parte posteriore in acciaio del proiettile che a sua volta accelera attraverso la carica propellente di cordite e attraverso 4 reazioni a catena di protonio-berilio, vengono schiacciati sulla spina degli anelli del proiettile. Tutto questo apparentemente dà inizio alla magica procedura nucleare. Questo accade a 600 metri dal suolo, mentre la bomba stessa cadeva a 324,7 metri al secondo. Non è del tutto chiaro perché questi nuovi anelli di proiettili non caddero da soli a causa della gravità. Lo capite? È così semplice. Mescola o spingi 9 anelli di proiettile all'uranio 235 supportati da cordite esplosiva verso 6 anelli bersaglio all'uranio 235 e premili in un disco di manicotto di tubo di carburo di Wolfram, inserisci il disco e ottieni una fusione nucleare. Poi boom! E non dimenticare che devi assolutamente stringere il controdado sul naso di quel rinforzo di acciaio. Allora perché l'Iran ha impiegato 20 anni per farlo? In breve, perché tutto quanto sopra è una totale assurdità, una propaganda stupida e idiota. Non funziona! Il metallo a contatto con il metallo, che sia oro, argento, piombo, ferro, qualsiasi tipo di uranio, compreso l'uranio 235, non si divide in modo esponenziale e certamente non esplode avviato dal polonio o dal berillio, nemmeno quando viene compattato meccanicamente, sicuramente non all'improvviso. Quindi la bomba atomica è stata sganciata il 6 agosto 1945 da un'altitudine di 9.255 metri e in 57 secondi è esplosa esattamente a 600 metri, esattamente come mostrato qui. Se fosse caduta per altri 2 secondi, avrebbe colpito il suolo e sarebbe stata distrutta e non sarebbe mai esplosa. Assolutamente credibile. Diamo un'occhiata ai luoghi in cui si suppone siano avvenute le esplosioni nucleari. Nagasaki e Hiroshima. Sembra qualcosa in cui è avvenuta un'esplosione con una temperatura di 1.000.000 di gradi Kelvin? A me sembra più Dresda nel 1945. Le finestre al centro dell'edificio della Banca del Giappone sono rotte, non le altre. Una bomba abbastanza potente da spazzare via costruzioni in mattoni, ma troppo debole per piegare alberi. Sì, certo. Un caso più ampio per Ali Watsuman e i suoi troll di testimoni oculari di Vienna hanno dichiarato che tra 200-400 bombardieri B-29 hanno sorvolato la città tra le 2 e le 4 del mattino e hanno sganciato 1.500 tonnellate di bombe al napalm. Un'altra storia interessante è quella del fisico tedesco Klaus Fulk, che emigrò in Inghilterra negli anni 30 e partecipò allo sviluppo altamente riservato di una bomba atomica. Fu anche responsabile del fallimentare progetto Manhattan, passò informazioni ai russi e finì in prigione per 14 anni. E così Stalin, proprio come gli americani, fu coraggiosamente in grado di lavorare sulla sua versione della finta bomba atomica, sapendo che il nemico stava solo bluffando. Salterò solo la parte idiota su Einstein e il suo E uguale mc al quadrato, quella roba sulla materia convertita in energia che produce un totale di energia in base alla massa moltiplicata per la velocità della luce per il quadrato. È solo un'altra parte di questo gioco di semplificazione come tutti gli altri cosiddetti scienziati. Per decenni i governi degli Stati Uniti e del Giappone hanno speso più di centinaia di milioni di dollari per capire come le radiazioni della bomba nucleare abbiano danneggiato la popolazione di Hiroshima o Nagasaki. Una versione è che queste bombe non sono mai state sganciate. E dove sono sparite le radiazioni? Ancora più strano è il fatto che i Big Five dell'ONU, quelli con poteri di veto permanenti, siano tutti governi autorizzati ad avere armi nucleari. Una mascalzone che pensa male, suppongo. Date un'occhiata alla bomba atomica B-61 che è stata appena resa manovrabile dagli americani per $1 miliardo, ma che ha ancora gli stabilizzatori caudali mobili. Un altro fatto divertente è che è assolutamente sicuro fare un giro in un hangar pieno di bombe atomiche per pubblicità. Per niente pericoloso, soprattutto quando a farlo sono vecchi militari sovrappeso e poveri. La conclusione
Per nascondere la verità sulle bombe nucleari, il governo degli Stati Uniti creò il CDC, distaccamento di censura civile, subito dopo l'occupazione del Giappone. Il CDC era riservato, nessuno doveva sapere che in Giappone c'era la censura. Chiunque scattasse foto della devastazione di Hiroshima e Nagasaki o affermasse che la bomba era una frode, veniva semplicemente incarcerato o giustiziato perché disturbava la quiete pubblica. Chiunque non riesca a vedere il collegamento con gli eventi contemporanei dei giorni nostri, chiunque creda alla spiegazione ufficiale dell'11 settembre, dell'allunaggio o dell'assassinio di John F. Kennedy, ovviamente non ha problemi a credere che la collisione di due piccole placche di uranio abbia reso possibile un'esplosione gigantesca di 100 milioni di gradi centigradi che ha disintegrato tutto entro un raggio di diverse centinaia di chilometri. Per dirla in parole povere, è un inganno enorme mantenere le persone nella paura e nell'acquiescenza di tenere a bada alcuni dei leader non così brillanti di questo mondo, esprimendo un predominio militare esagerato che non esiste nemmeno. Restate allerta e non lasciatevi ingannare.